Dobbiamo caricare 171 milioni di chicchi di mais con il trattore all'interno di questo rimorchio. È importante infatti venderli tutti per svuotare completamente il nostro capannone e posizionarci i mezzi durante il periodo invernale. Questo è tutto il mais che abbiamo prodotto e raccolto durante quest'anno e adesso è arrivato il momento di venderlo. Quindi per prima cosa con questo trattore dovremo caricarlo all'interno dei carri. Per il trasporto ci dà una mano anche il cugino di mio padre. Quest'anno infatti lo venderemo ad un'azienda che si trova lontano dalla nostra, non come gli altri anni insomma, e quindi per questo motivo utilizziamo due trattori con due carri per il trasporto. A breve quindi inizieremo a caricare. Intanto vi ricordo che se vi piacciono questi video di iscrivervi al canale, dai che prima o poi arriveremo anche ai 200.000. Adesso iniziamo. Ok, prima palata caricata. Adesso vado a cambiarmi i vestiti, mi metto quelli da lavoro e gli do una mano perché mentre lui carica io devo assicurarmi che non perda chicchi di mais in giro. Dopo vi faccio vedere come. Allora in pratica io devo prendere una scopa tipo queste qua fatta di vimini e quando lui carica i chicchi che ci sono laterali devo tirarli via in modo che non li perda poi quando sta per andare a scaricare nel carro. Così vanno a finire tutti quanti qua, evitiamo di dover tirarli su là nel cemento. Una cosa che sarebbe da migliorare in questo capannone sono sicuramente le finestre, perché quando facciamo questo lavoro qua con il trattore si riempie di polvere e fumo di scarico del trattore insomma, e le finestre non si possono aprire, c'è solo il portellone, quello grosso insomma, però sarebbe meglio se si potessero aprire anche le finestre. Devo dire che caricare il mais comunque è un lavoro che sembra veloce ma abbastanza lungo, perché bisogna caricare un bel po' di palate sul rimorchio per riempirlo completamente. Guardate che fumo! Vediamo quanto è pieno il rimorchio. Ok, è quasi completamente pieno ormai. Si è assicurato di riempirlo per bene perché, come vi dicevo, andiamo in un posto un po' più lontano, ci si impiega circa un'ora e mezza forse ad andare e un'ora e mezza a tornare. Meglio che sia bello carico. Anche lo perdi per strada. Basta, non può riempirlo più di così, altrimenti rischia di perdere i chicchi per strada. Intanto qui lo zio ha preparato il nostro trattore con l'altro rimorchio attaccato e dovremo riempire pure quello e successivamente si potrà partire. Cambio carro, adesso mio padre sposta quel trattore lì e io porto avanti questo. L'Antares 110 cavalli, super potente. Qua devo stare attento agli ulivi perché non c'è proprio il passaggio larghissimo, Andiamo in retro. Il secondo rimorchio lo carichiamo da dentro in modo che sia più semplice, si evita insomma di fare tutte quelle manovre, uscire e entrare dal capannone. Mamma che polvere! Mi si è polverata tutta la videocamera. Ok, pronti a partire, andiamo a vedere l'azienda in cui scaricheremo tutto questo mais. Ok, siamo arrivati, adesso probabilmente scaricheremo. In teoria pesano il carro per capire la tara, quindi quanto mais c'è all'interno di ognuno dei due carri, e successivamente scaricheranno. Questa è la pesa, faranno una pesata adesso con il mais all'interno e una pesata dopo senza mais e capiranno quindi attraverso la sottrazione di questi due pesi il peso effettivo del prodotto.
Ok, adesso si sta avvicinando al punto in cui deve scaricare tutto il mais. Credo qua dove c'è questa coclea gigante. E adesso inizierà a scaricare. Quello lì è il buco dove va all'interno il mais e poi questa è la coclea che lo porta dentro questi silos. Ora hanno appena acceso la coclea. Ok, sta scaricando. È quasi troppo pieno, non riesce a tenere dietro la coclea a portare sul mais perché si riempie troppo velocemente con quello che esce dal rimorchio. Una volta terminato con il primo rimorchio poi verrà indietro anche con il secondo che intanto ha già pesato. Ormai il primo rimorchio è quasi vuoto e tra poco verremo indietro con l'altro attaccato al nostro trattore. E tutto questo mais verrà utilizzato per fare il mangime per i suini. Infatti qui allevano suini principalmente. L'ha alzato quasi troppo perché per poco veniva giù da sopra. Dai che ormai è quasi vuoto. Quest'anno lo portiamo qua perché abbiamo certificato il mais e qui riconoscono un valore ulteriore rispetto all'azienda dove lo portavamo prima e per quest'anno quindi abbiamo deciso di portarlo qua, poi vedremo i prossimi anni. Sto cercando di aprire completamente la parte dietro, però c'è un problema, vediamo adesso, dovrebbe riuscirci. Forse aveva spento il trattore. Eccolo. È riuscito a scaricare completamente tutto il rimorchio alzando la parte dietro perché sennò non riusciva a uscire da quel buco lì. La parte delle manovre è sempre quella un po' più complicata, ci vorrebbe tipo una videocamera dietro nel rimorchio che fa vedere dove sei e addirittura se si potesse implementare con la guida autonoma dei trattori potrebbero fare la manovra automaticamente al millimetro, così si posiziona effettivamente dove si vuole. Inizia il secondo scaricamento. Comunque era proprio stracolmo di mais, più di così non ce ne stava, sarebbe venuto fuori da sopra altrimenti. Guardate che roba! Non si tiene mica dietro, devi chiudere un po'. Una cosa da fare man mano che si svuota il rimorchio è quella di alzarlo, altrimenti il mais fa fatica a uscire da dietro. È quasi sceso tutto il mais, poi una volta finito andrà a ripesarlo. Eccola qua, questa qui è la pesa. In pratica abbiamo consegnato 209 quintali. Dopo i due rimorchi di ieri ne abbiamo consegnati altri due e adesso stiamo caricando gli ultimi per svuotare completamente il capannone di mais. In pratica in 48 ore abbiamo svuotato il capannone da 171 milioni di chicchi di mais. Non so se avete visto il video di quando li abbiamo raccolti, appunto avevo fatto un breve calcolo per capire quanti erano. Se volete ve lo lascio qui in alto. Primo rimorchio riempito completamente. Adesso sta portando qui il secondo rimorchio, però manca ancora tutto questo mais e speriamo che ci stia all'interno. Non lo so, ho qualche dubbio. Ehi, sta toccando. Oh! Oh! Stava rompendo un ramo dell'olivo, era troppo vicino alla pianta.
Mamma mia che polverone che c'è all'interno del capannone. Problema che, come potete vedere, il remorchio è pieno, però c'è ancora tanto mais qua da caricare. Cosa facciamo adesso con quel mais lì? Questa parte di mais qua non c'è stata. Guardate quanta polvere che c'ho dappertutto. Forse sarebbe stato meglio indossare una mascherina per fare sto lavoro, probabilmente. Fatemi sapere anche voi nei commenti. Ha pensato mio padre che dopo aver portato questi 2 rimorchi qua, anche se è un po' distante l'azienda dove dobbiamo andare, faremo un altro giro ancora per consegnare tutto quanto il mais. Non ci resta altra scelta. In totale, quando avremo consegnato anche questo mais, avremo venduto 670 quintali e in più abbiamo fatto anche una bella pulizia del capannone. Adesso ci possono stare più attrezzi e mezzi. Qui in fondo vi lascio il video invece di quando li abbiamo raccolti con la mia trebbia e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.